Quando una settimana fa esatta ho pubblicato sulla community del canale, quasi per scherzo, quel sondaggio in cui chiedevo se sarebbe stata gradita una rubrica più o meno periodica che parlava di novità e notizie, informazioni utili sul mondo dell'informatica e della tecnologia in generale, devo dire che non mi sarei aspettato un successo come quello che c'è stato. Infatti, a 7 giorni esatti dall'uscita di questo sondaggio abbiamo ricevuto circa 1000 voti, di cui il 97% favorevoli. Quindi, di conseguenza, avanti tutta ed eccoci qui con la seconda puntata, se vogliamo definirla così. Di che cosa parleremo oggi? Dopo una rapida occhiata al mondo Android, perché purtroppo sono state scoperte sul Play Store altre 11 applicazioni pericolose infette da un malware che naturalmente se hai sul tuo telefonino sarà opportuno che disinstalli quanto prima, daremo un'occhiata al mondo Microsoft e in particolare a un aggiornamento di Windows decisamente fuori dalle righe e a una notizia sulla sicurezza informatica che potrebbe impattare pesantemente su alcuni utenti. Passeremo quindi a parlare di Google in generale e in particolare di Chrome con un excursus su Firefox e Brave Browser. Allora, ti senti pronto? Iniziamo. La prima notizia di cui andiamo ad occuparci riguarda come anticipato il mondo Android. Cosa è successo? È successo che Google si è accorto della presenza sul suo Play Store di ben 11 app infette da un malware. Questo malware si chiama FleckPe e quello che fa è iscrivere gli utenti a loro insaputa a dei servizi a pagamento, per cui potresti ritrovarti sul tuo conto corrente degli addebiti apparentemente immotivati. È presente nell'articolo di Punto Informatico un elenco di tutte le 11 app che sono infette da questo malware. Lo stesso elenco potrai trovarlo nella descrizione di questo video sul canale, ma soprattutto per avere maggiori informazioni sulle notizie che ti riporto potrai fare riferimento al sito www.gentiluomodigitale.it, in particolare nella sezione News. Se per caso sul tuo smartphone fosse presente una o più di queste applicazioni, naturalmente dovrai correre ai ripari disinstallandola manualmente, perché ti ricordo che l'eliminazione della app dal Play Store non comporta automaticamente anche l'eliminazione della app sui dispositivi su cui fosse eventualmente installata. La seconda notizia di oggi riguarda la sicurezza dei computer e in particolar modo ti riguarda se sul tuo computer è installato un processore, cioè una CPU di marca AMD e di modello Zen 2 oppure Zen 3. Che cosa è successo? È successo sostanzialmente che una università tedesca si è accorta che se va via la corrente è possibile aggirare il TPM. Il TPM con cui Microsoft ci ha annoiati a morte nel momento in cui si trattava di avere le caratteristiche minime sul proprio computer per poter installare Windows 11 è aggirabile nel momento in cui semplicemente va via la luce. Quello che succede è che un'università tedesca ha condotto degli esperimenti e si è accorta che con un'attrezzatura estremamente economica del costo inferiore a $200 è possibile simulare un temporaneo blackout sul computer e aggirare il TPM. Questo però, attenzione, comporta anche il fatto che sia possibile automaticamente aggirare anche il BitLocker, che è il sistema di crittografia che serve a proteggere i dati nel caso ad esempio di furto della macchina. Quindi se sulla tua macchina è installato un processore AMD modello Zen 2 o Zen 3, ti conviene per la tua sicurezza non utilizzare il BitLocker ed utilizzare qualche altro sistema tipo ad esempio il VeraCrypt che ho presentato qualche video fa. Per il momento la falla di sicurezza concerne solo questi sistemi, quindi dovremmo essere al sicuro con gli altri processori. Però a mio avviso è un campanello di allarme molto importante che prelude ad un possibile attacco su larga scala anche su altri tipi di processori.
E passiamo invece a quella che non esito a definire una birichinata di Microsoft. Eh sì, perché con uno degli ultimi aggiornamenti di Windows è successo che il pulsante che consente di impostare Chrome come browser predefinito non svolge più la sua funzione e reindirizza semplicemente all'utente in una pagina di impostazioni relative ai programmi predefiniti. È difficile pensare che questa cosa sia casuale da parte di Microsoft e che non si tratti piuttosto invece di un piccolo sgambetto a Chrome. In ogni caso, al momento non è stata pubblicata ancora nessuna patch, ma sono certo che a breve Microsoft farà sia mea culpa che marcia indietro. Quello che adesso vorrei portare alla tua attenzione sono non una, ma ben due notizie correlate tra loro. Il 2 di maggio è venuta fuori questa notizia che diceva che la guerra di Google contro il malware raggiunge nuovi livelli, 1,43 milioni di app bloccate da Google e ben 173.000 account bannati. A stretto giro e solo 3 giorni dopo arriva quest'altra notizia. Google risolve 15 bug di sicurezza su Chrome e fornisce $30.000 di ricompense a chi dovesse individuare dei bug anche con, pericolosità media e bassa. Allora, la prima considerazione da fare, lo ripeto, è quella di accertarsi che Chrome sia aggiornato. Ne ho parlato già diverse volte, ma te lo ribadisco. Per aggiornare Chrome la procedura è semplicissima. Si va sui 3 puntini in alto a destra, si sceglie la voce Impostazioni, si va su Informazioni su Chrome e dopo un breve controllo ci accorgiamo se Chrome è aggiornato, come in questo caso, o meno. Se non lo fosse, l'aggiornamento avviene automaticamente. Chrome si aggiorna anche da solo, ma c'è una latenza in questo servizio, per cui potresti avere il browser aggiornato 2 o 3 giorni dopo l'uscita del pacchetto di aggiornamenti, e questo potrebbe costituire un periodo finestra cosiddetto in cui il tuo computer sarebbe infettabile. Ma la seconda e più importante, secondo me, considerazione deriva da alcuni commenti che ho ascoltato. Mi si dice: passa a Brave Browser oppure passa a Mozilla Firefox perché sono più sicuri. Bene, mi dispiace dirlo e non vorrei innescare alcuna polemica, però prima di parlare di queste cose sarebbe davvero opportuno conoscere la storia di questi due browser, cosa che ti riassumerò molto brevemente. Mozilla Firefox è nato nel 2002 e già nel 2009 deteneva circa il 32% del mercato dei browser. Purtroppo però Mozilla non si è mai né evoluto né aggiornato significativamente, e questo ha portato in un tempo relativamente breve a perdere circa 50 milioni di utenti, cosa che è definita dai giornali di settore abbastanza preoccupante. Ma oltre a questo dovrebbe farci riflettere un'altra importante notizia, che è questa qui. Google paga a Mozilla $400 milioni all'anno per essere il motore di ricerca predefinito su Firefox. Cosa succede? Google è impazzito? Anziché spendere questi soldi per finanziare Chrome, va a finanziare Mozilla Firefox. Google è grosso, furbo, ricco e potente, e queste cose non vanno sottovalutate. Ci sono tutte queste informazioni, come quelle che abbiamo visto sulla sicurezza di Google, proprio perché Google investe tantissimo in sicurezza ed è sempre un passo avanti rispetto a Firefox in questo caso, ma poi parleremo anche di Brave, nell'individuazione dei software pericolosi. Ma non basta. Cosa succede nel momento in cui Google fa in modo da essere il motore di ricerca predefinito su Firefox? Succede che ogni volta che visiti il motore di ricerca Google con un browser che non sia Chrome, ti appare un messaggio che ti invita ad installare Google Chrome. Questo naturalmente va a sottrarre ulteriori clienti a
Firefox proprio grazie a questa apparente generosità di Google nei suoi confronti. Ma Google sta bene attento anche ad un altro aspetto, perché non vuole assolutamente che Firefox scompaia dal mercato, perché altrimenti inizierebbe ad avere problemi con l'antitrust, perché di fatto deterrebbe un monopolio, visto che al momento è proprietario di circa il 70% del mercato mondiale dei browser. Comunque, se sei un fan di Firefox, niente paura, perché la dirigenza di Mozilla non mollerà facilmente l'osso, e lo capiamo semplicemente guardando questo grafico. Infatti, mentre la linea blu rappresenta l'uso dal 2009 al 2019 di Mozilla, che come puoi vedere è crollato a picco, la linea rossa rappresenta invece lo stipendio dell'esecutivo di Mozilla e l'uso che hanno fatto dei soldi che hanno ricevuto da Google. Infatti si sono praticamente quadruplicati lo stipendio. Il titolo di questo articolo infatti dice che mentre l'uso di Mozilla è crollato del 85%, i manager di Mozilla invece si sono aumentati lo stipendio del 400%. Allora potrai pensare che a questo punto è molto meglio utilizzare Brave Browser. Sul sito di Brave c'è scritto che Brave offre la migliore privacy online, che è 3 volte più veloce di Chrome e che, in virtù di non si sa bene cosa, offre una migliore protezione rispetto a Google. Tutto quello che fa probabilmente è semplicemente farti leggere qualche annuncio pubblicitario in meno, ma a fronte di questo possiamo vedere che esiste non uno, non due, ma letteralmente una pletora di articoli online che ne parlano male. Brave ruba i tuoi cookies da remoto. Brave non mantiene le sue promesse sulla privacy. Scandalo Brave Browser ridirezionava il traffico per ottenere affiliazioni. Il Brave Browser promette velocità e privacy, ma la sua sete di profitto compromette la sicurezza ogni singola volta. Brave Browser, il brutto e cattivo. Non usate Brave Browser. C'è bisogno di aggiungere altro nel momento in cui qualcuno mi chiede perché non uso Brave Browser? Capisco che se usi Mozilla Firefox o sei abituato ad usare Brave Browser e ti trovi bene, vorrai continuare a farlo. Ma nel momento in cui mi si chiede perché sul canale continuo a promuovere Google Chrome, penso di essere stato abbastanza esauriente nello spiegarne i motivi. E veniamo a qualche informazione davvero importante per la vita del canale. Allora, tanto per cominciare ti informo che, siccome mi capita spesso che i miei clienti mi chiedano dei consigli per acquistare l'hardware, anche se io non faccio vendita, mi capita di andare praticamente quotidianamente su Amazon a fare delle ricerche e di trovare tanti prodotti che inserisco nella mia lista dei desideri. Per fare una cosa spero utile anche a te a questo punto, visto che anche sul canale ogni tanto qualcuno mi chiede qualche consiglio, sul sito web, lo ripeto, www.gentiluomodigitale.it, accessibile anche tramite questo pulsantino, ho inserito una nuova sezione hardware. Se ci clicchi su vedrai che ho preso tutti questi prodotti che finiscono praticamente con cadenza quotidiana sulla mia lista dei desideri e li ho trasferiti anche qui sul sito. Per ora ci ho messo, perché non ho avuto tempo di inserirli tutti, solamente i notebook, i desktop e i monitor, ma a breve conto di aggiungere anche altre periferiche come ad esempio le stampanti oppure i pendrive che usiamo tantissimo nei nostri video. Quindi se hai bisogno di qualcosa non fare complimenti, vieni qui nella sezione hardware e troverai una serie di consigli, peraltro abbastanza variegati in termini di qualità e soprattutto anche di prezzo. Inoltre ti informo che quasi contemporaneamente a questo video sulla sezione community del canale uscirà anche un post in cui ci saranno altre novità veramente importanti per la vita del canale, quindi se hai un attimo di tempo e voglia ti invito a visitarlo. Ultimo ma non ultimo, vorrei ringraziare sentitamente tutti coloro i quali in questi mesi con i loro super grazie hanno contribuito in maniera anche significativa alla crescita di questo canale. Tutti i soldi che sono stati donati fino ad ora sono stati messi in un salvadanaio a forma di porcellino che ti mostrerò in uno dei prossimi video e verranno utilizzati per acquistare ciò che ci serve, portando a compimento tutti quanti i progetti che abbiamo fatto insieme in questi giorni.
Vorrei inoltre informarti che per lo stesso motivo ho deciso di attivare anche gli abbonamenti al canale. Il ricavato servirà naturalmente sempre per coprire alcune spese che sono purtroppo inevitabili in un canale che vuole crescere e per portare avanti, come nel caso dei Super Grazie, i nostri progetti che abbiamo fatto insieme in questi giorni in community. Voglio essere tuttavia chiaro su un aspetto molto importante. Non ci saranno particolari vantaggi per gli abbonati. L'abbonamento sarà simbolico, come simbolico sarà il suo costo, perché costerà 0,99 centesimi, ma per sdebitarmi nei confronti di chi vorrà dare fiducia a questo progetto ci saranno ad esempio dei badge fedeltà che diventeranno man mano più importanti col passare del tempo, da quando un membro si è abbonato ed è entrato a far parte dei sostenitori, così come ci saranno delle emoticons personalizzate, ma soprattutto ci sarà la risposta prioritaria ai commenti, perché sinceramente io non riesco, quantunque mi faccia estremamente piacere certe volte, a rispondere a tutti quanti i commenti, quindi mi sembra giusto almeno privilegiare chi sta sostenendo il canale. E infine ci saranno dei ringraziamenti pubblici alla fine dei video con la menzione di chi è entrato a far parte del novero degli abbonati. E con questo anche per oggi tutto quello che dovevo comunicarti sono riuscito a dirtelo, e non mi rimane infine che salutarti come sempre e darti appuntamento alla prossima.